Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. L'argomento di questo video è un argomento complesso e quindi spero che avrete la pazienza di ascoltare questo video fino alla fine, per avere un'idea generale ma allo stesso tempo abbastanza chiara di quelli che sono i vari livelli di competenza della lingua italiana. In questo video vedremo quali sono le competenze previste per ogni livello del quadro comune europeo di riferimento. Quindi leggeremo insieme la descrizione del livello e cercheremo di interpretare queste competenze dal punto di vista grammaticale, quindi cercare di vedere quali sono gli argomenti grammaticali associati a quelle competenze. Nella descrizione del video qui sotto vi lascerò tutti i link utili che potrete andare a vedere nel caso foste interessati ad approfondire maggiormente questo argomento. In Italia, come anche negli altri paesi europei, facciamo riferimento al QCER, cioè il quadro comune europeo di riferimento linguistico per le lingue. Questo quadro divide le competenze in 6 livelli. La 1 è il livello di contatto, la 2 è il livello di sopravvivenza, il B1 è il livello di soglia, il B2 è il livello di progresso, il C1 è il livello di efficacia, mentre il C2 è il livello di padronanza. Qui con me ho la scala globale dei livelli comuni di riferimento. Anche voi la vedrete in qualche modo sullo schermo. Cominciamo subito con il livello A1 e leggiamo insieme la descrizione. Lo studente riesce a comprendere e utilizzare espressioni familiari di uso quotidiano e formule molto comuni per soddisfare bisogni di tipo concreto. Sa presentare se stesso o se stessa e altri ed è in grado di porre domande su dati personali e rispondere a domande analoghe. Il luogo dove abita, le persone che conosce, le cose che possiede. È in grado di interagire in modo semplice purché l'interlocutore parli lentamente e chiaramente e sia disposto a collaborare. Allora, il livello A1 è proprio un livello di contatto tra lo studente e la lingua straniera, perciò il dominio è assolutamente personale. Quali possiamo dire che sono gli argomenti dal punto di vista grammaticale? Innanzitutto abbiamo la fonologia e l'ortografia, che sono due argomenti, secondo me, di vitale importanza, ma che spesso vengono assolutamente evitati nei corsi di lingua. La fonologia è importante perché uno studente a livello A1 di contatto deve familiarizzare con i suoni della lingua italiana. Fonologia, poi ortografia, bisogna anche familiarizzare con i grafemi della lingua italiana. Poi cos'altro abbiamo? Abbiamo i sostantivi ad alta frequenza, gli aggettivi ad alta frequenza, i pronomi personale soggetto, aggettivi e pronomi possessivi, mio, tuo, eccetera, e quelli dimostrativi, questo, quello, espressioni fisse con i pronomi oggetto, quindi lo so, non lo so, mi piace, non mi piace, a lui, a lei, eccetera. Il presente indicativo di verbi ad altissima frequenza, chiamarsi, essere, avere, andare, mangiare, eccetera, più dei verbi servili, volere, potere e dovere. Il condizionale presente nella formula fissa vorrei, per fare una richiesta in modo cortese. Preposizioni semplici in formule fisse, a casa, a scuola, in ufficio, con la penna, di mio fratello, eccetera. Avverbi semplici ad alta frequenza, sì, no, dopo, prima, adesso, qui, là. Quindi questi sono alcuni degli argomenti grammaticali che sono elencati nel sillabo di riferimento per i livelli di competenza in italiano L2 del livello A1. Quindi queste informazioni non le ho inventate io, ma le ho prese appunto da questo sillabo che è stato redatto dagli enti certificatori, quindi dall'Università di Siena, l'Università di Perugia, l'Università di Roma 3 e dalla Società Dante Alighieri. Veniamo al livello A2. Riesce a comprendere frasi isolate ed espressioni di uso frequente, relative ad ambiti di immediata rilevanza,
ad esempio informazioni di base sulla persona e sulla famiglia, acquisti, geografia locale, lavoro. Riesce a comunicare in attività semplici e di routine, che richiedono solo uno scambio di informazioni semplice e diretto su argomenti familiari e abituali. Riesce a descrivere in termini semplici aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati. Quali sono alcuni degli argomenti grammaticali che possiamo dedurre da questa descrizione? Ovviamente ritroviamo la fonologia, quindi il controllo della prosodia e della pronuncia, l'ortografia, i principali grafemi dell'italiano, pronomi personali complemento, oggetto diretto e indiretto, verbi ad alta frequenza, come ad esempio i verbi servili, i verbi riflessivi, il tempo presente, passato prossimo, imperfetto e condizionale presente, il discorso diretto, le frasi negative, le frasi interrogative con risposta sì, no e per chiedere informazioni come, dove, perché, chi, quando, eccetera. Quindi anche questi argomenti grammaticali li potete trovare nel sillabo di riferimento per il livello di competenza A2. Ovviamente il livello A2 comprende anche tutte le competenze del livello A1, cioè man mano che si sale è scontato che per esempio un B1 abbia tutte le competenze anche dell'A1 e dell'A2. Il livello più alto ingloba tutti i livelli inferiori. Siamo arrivati al livello intermedio e leggiamo la descrizione del B1. È in grado di comprendere i punti essenziali di messaggi chiari in lingua standard su argomenti familiari che affronta normalmente al lavoro, a scuola, nel tempo libero, eccetera. Se la cava in molte situazioni che si possono presentare viaggiando in una regione dove si parla la lingua in questione, l'italiano. Sa produrre testi semplici e coerenti su argomenti che gli siano familiari o siano di suo interesse. È in grado di descrivere esperienze e avvenimenti, sogni, speranze, ambizioni, di esporre brevemente ragioni e dare spiegazioni su opinioni e progetti. È soprattutto interessante l'ultima frase per interpretare e capire gli argomenti grammaticali. Padronanza dell'imperfetto e del passato prossimo, il futuro semplice, il condizionale presente, il congiuntivo presente e imperfetto, l'uso del gerundio nella perifrasi stare più gerundio, l'uso della forma di cortesia, quindi dare del lei, uso appropriato del che relativo, preposizioni semplici e articolate, introduzione al discorso indiretto, introduzione ai connettivi di base, uso del sì impersonale. Quindi vedete che a livello B1 si comincia a delineare proprio un uso naturale della lingua. E qui a questo livello specifica anche lingua standard, perché poi a livello più avanzato, quindi al C1 e al C2, si possono appunto incontrare dei testi o comunque delle produzioni in lingua originale che differiscono dall'italiano standard e magari sono forme più colloquiali del parlato. Leggiamo la descrizione del livello B2. È in grado di comprendere le idee fondamentali di testi complessi su argomenti sia concreti sia astratti, comprese le discussioni tecniche nel proprio settore di specializzazione. È in grado di interagire con relativa scioltezza e spontaneità, tanto che l'interazione con un parlante nativo si sviluppa senza eccessiva fatica e tensione. Sa produrre testi chiari e articolati su un'ampia gamma di argomenti ed esprimere un'opinione su un argomento d'attualità, esponendo i pro e i contro delle diverse opzioni. Uno studente B2 è anche caratterizzato dal fatto che riesce a entrare nelle conversazioni in modo molto naturale e spontaneo, quindi sa prendere la parola, sa interagire con parlanti nativi in questo senso. Mentre ai livelli più bassi magari lo studente tende a parlare quando è interpellato, quindi quando qualcuno gli fa una domanda o gli rivolge appunto una domanda. Allora, il sillabo di riferimento per il B2 ci dice che gli argomenti grammaticali propri di questo livello sono
La padronanza dell'uso di accenti e apostrofi. Coniugazione di verbi regolari e irregolari al presente, futuro semplice, imperfetto, passato prossimo, per quanto riguarda l'indicativo. E poi il condizionale presente e passato, il congiuntivo presente e imperfetto. Introduzione al periodo ipotetico. Uso in ricezione del passato remoto, quindi per comprendere un testo scritto. Padronanza di verbi di uso frequente, verbo più preposizione. Ad esempio, abituarsi a, accorgersi di, eccetera. Padronanza dei connettivi logici di base. Padronanza della forma di cortesia, dare del lei. Padronanza dei pronomi, quelli oggetto, ci e ne. Uso del discorso indiretto e la forma passiva. Allora, per quanto riguarda il livello C1 e il livello C2, non sono riuscita a trovare il sillabo di riferimento e quindi leggeremo insieme solamente la descrizione. Allora, il C1 è in grado di comprendere un'ampia gamma di testi complessi e piuttosto lunghi e ne sa ricavare anche il significato implicito. Si esprime in modo scorrevole e spontaneo, senza un eccessivo sforzo per cercare le parole. Usa la lingua in modo flessibile ed efficace per scopi sociali, accademici e professionali. Sa produrre testi chiari, ben strutturati e articolati su argomenti complessi, mostrando di saper controllare le strutture discorsive, i connettivi e i meccanismi di coesione. Il C2 è in grado di comprendere senza sforzo praticamente tutto ciò che ascolta o legge. Sa riassumere informazioni tratte da diverse fonti, orali e scritte, ristrutturando in un testo coerente le argomentazioni e le parti informative. Si esprime spontaneamente, in modo molto scorrevole e preciso, e rende distintamente sottili sfumature di significato anche in situazioni piuttosto complesse. Questo è quanto. Ovviamente ci sono degli argomenti che ricorrono sempre, cioè ad esempio le preposizioni. Le preposizioni in un modo o nell'altro le ritroviamo a qualsiasi livello. Ad un livello A1, A2 le troviamo proprio all'inizio dello studio, quindi le preposizioni più semplici da usare. Man mano che andiamo avanti le ritroviamo perché le preposizioni si ripassano sempre, ma si studiano magari in modo più approfondito, quindi a livello B2 ritroviamo le preposizioni, ma l'argomento sarà affrontato in modo più dettagliato, perché appunto l'apprendimento o comunque lo studio è una spirale, no? Si ritorna su quel punto, ma in modo diverso. Come fare per capire qual è il vostro livello? Ovviamente esistono le certificazioni, quindi la CELI, la CILS, la CERT-IT e la PLIDA. Queste sono le certificazioni riconosciute e ufficiali. Poi ovviamente su internet trovate tantissimi test, no? Che però lasciano un po' il tempo che trovano perché non sono molto affidabili, in quanto vi fanno delle domande puramente teoriche e non vanno a testare la competenza orale. Ripeto, come ho detto prima, questo video vuole essere una sorta di sintesi di un argomento molto complesso. Ovviamente ci sarebbe tanto altro da dire, però vi ripeto, vi lascio tutti i link di cui avrete bisogno qui sotto nel caso voleste approfondire. Scrivetemi qui sotto nei commenti qual è il vostro livello secondo voi in base alle informazioni di questo video, magari vi siete fatti un'idea un po' più precisa del vostro livello. Detto questo, io chiudo qui questo video. Grazie mille per averlo guardato, spero che vi sia utile. Ci vediamo nel prossimo. A presto, ciao!